Bentornati raga, qui Gonzo Just Gaming. Oggi vediamo come fare una base a prova di razziatori e come funzionano i raid. A meno di altri aggiornamenti, a livello 150 potrei chiamare i razziatori alla radio. Vediamo cosa fare per essere pronti fino a quel momento ed evitare al 100% il rischio di perdere roba. Innanzitutto metti le cose più preziose in un'unica stanza centrale. Secondo me quella iniziale dove c'è il chopper va bene perché potrà essere la tua prima stanza di livello 3. Tuttavia ricorda che con questo metodo, chiamato metodo nido d'ape, non sei obbligato ad aspettare le mura di pietra per fare razzie. Ora devi circondare questa stanza di almeno 3 file di pavimenti di livello 1. Costruiamo quindi altrettante file di stanze livello 1, quadrate, no? 1 per 1, e insomma avrai bisogno di molti ciocchi di legno per poterla coprire. E voilà, il gioco è fatto. In questo modo i razziatori perderanno tempo a rompere le decine di mura, preferendo queste ad eventuali mura di pietra e tenendo poi, insomma, il centro secondario. Però questo trucco funziona ancora meglio con la strategia dell'esca. Metti almeno 2 casse vicino al furgoncino, fuori alla tua base, lasciale all'aperto e riempile di oggetti con durabilità bassa per un totale di almeno 20-25 slot coperti. In questo modo i razziatori arrivano, rompono le casse, prendono le esche e scappano via senza neanche toccare le tue mura. Ora sei pronto per i raid e sei pronto a prendere dei raid, quindi vediamo come funzionano. Quindi se a livello 150 li hai contattati via radio, sono arrivati alla tua base, parlaci perché ti diranno 5 missioni da completare e in cambio ci mostreranno una base. Le missioni includono farm in zone di risorse, ai bunker, crescita di cuccioli e altra roba, ma se sei a questo livello dovresti già essere familiare insomma con tutte le meccaniche di gioco. Quando hai completato le missioni potrai andare sulla mappa globale e visitare la base che ti è stata mostrata dai razziatori. Puoi provare a cercare il nome della base su YouTube o ancora meglio sul mio canale perché sicuramente a un certo punto ne metterò un po', quindi studia la base, vedi l'equipaggiamento richiesto e poi parti seguendo insomma gli step del video. Se il raid è introvabile allora l'equipaggiamento minimo è un set berretto, giacca, jeans e stivali, anche se io preferisco sempre la corazza tattica, un paio di armi melee o delle armi silenziate che non sono strettamente necessarie. Poi abbiamo bisogno di asce normali per i muri di livello 1, asce di ferro per i muri di livello 2, C4 per le mura di pietra se ce ne sono. Ad oggi le mura di acciaio invece non possono essere rotte. Quando sei nell'area della base nemica, craftare, sparare senza silenziatore, abbattere muri, scaricare oggetti dall'inbox genererà rumore e a circa 25, 50 e 75 punti il gioco genererà un'ondata di zombie che possiamo uccidere magari usando il wall trick. A 100 punti arriva il massiccio che nei raid è immortale, quindi arrivato a questo punto dovresti prendere tutto e scappare via. Se muori puoi tornare solo una volta e recuperare il tuo corpo, e se muori mentre stai facendo questo la base scompare e hai perso tutto. Il consiglio generale quindi è controllare i video, se non ci sono sta solo a te, al tuo intuito e alla fortuna, capire insomma che tipo di base stai per raidare, perché ricorda sono copie di basi di player reali. Siamo tornati a casa, i razziatori ora vogliono una parte di bottino, cerca di dargli oggetti inutili in quantità. Nella mia esperienza io ho notato che la bauxite e i fili d'alluminio insieme ai rottami sono le cose migliori, ma molto dipende anche dall'RNG di quel momento. Quindi insomma vai a tentativi fin quando i razziatori dicono sapevo di potermi fidare di te, dagli tutto e poi falli andare via, dopodiché li richiami immediatamente e puoi ricominciare a fare le missioni e a lavorare per il prossimo raid. Al termine di ogni attacco becchi un livello di minaccia per un massimo di 4 che sono rappresentati da teschi, sono accumulabili ed hanno un cronometro. Ci sono persone che hanno timer di giorni o addirittura settimane. Durante questo lasso di tempo potresti ricevere un raid a tua volta e le probabilità aumentano quanti più teschi attivi hai accumulato. Dovresti davvero sperare che questo accada perché con le misure di sicurezza a inizio video sarai sempre al sicuro e avrai un raid gratis senza dover completare le famose 5 missioni, no? Semplice. Iscriviti e attiva le notifiche, magari lascia un commento se hai qualche domanda. Grazie mille e buona caccia!